Buongiorno amici e bentornati su All Time Watches. Dopo aver parlato dell'iconico Raketa Big Zero modello standard, delle sue peculiari caratteristiche e di come riconoscere un esemplare originale, oggi dedichiamo un breve video alla descrizione della sua variante in cassamoneta e dial nero. Un orologio a cui sono particolarmente affezionato perché è stato il mio primo rosso, quello che ha innescato la mia curiosità e ha fatto nascere la mia passione per l'orologeria sovietica. Si tratta di un esemplare di fine anni 80. La cassa è in ottone cromato a finitura lucida e di forma tonda, con un diametro esclusa la corona di 35 mm e un lag to lag di 38. Le anse sono stondate, con una forma quasi a goccia e un interasse da 18. Lo spessore è di 10 mm e il vetro è un classico plexi. Il fondello inox è a pressione e su di esso è riportato il numero di serie dell'esemplare e come possiamo notare è di sole 3 cifre, particolare che evidenzia la discreta rarità di questo modello, che a differenza del Big Zero standard risulta essere stato prodotto in quantità decisamente ridotte. La corona è molto piccola e sottile, con una appena percepibile bombatura e appare quindi poco invadente. Il dial ha un colore di fondo nero, che a differenza di quello bianco che è opaco, qui ha una lavorazione soleil che rimanda a dei bei riflessi di luce a seconda dell'inclinazione. Gli indici triangolari e i numeri 0, 3, 6 e 9 sono stampati in bianco e a parte il colore possiamo notare alcune differenze rispetto a quelli del modello standard. I triangoli hanno una forma più acuta e terminano con spigoli vivi e i numeri non hanno le estremità panciute e arrotondate, ma presentano una sezione a taglio netto. A ore 12 la scritta a racheta è in caratteri cirillici e a ore 6 la dicitura Sdelano BSSR, che ce lo fa collocare in un periodo di produzione antecedente la dissoluzione dell'Unione Sovietica. Il quadrante ha un diametro di 29 mm, quindi più piccolo rispetto ai 33 mm del modello standard. Infatti questa variante è anche detta Mini Big Zero e non presenta la scala dei minuti. Le sfere hanno la stessa forma di quelle del modello standard, ma sono in metallo lucido e non nere. Ricordo ancora che tutte le varianti di Big Zero, nelle colorazioni più fantasiose e con sfere diverse, sono da considerarsi dei semplici homage e nel caso riportino la scritta racheta sono dei veri e propri falsi. Il calibro è sempre il 2609 HA, solo tempo a 19 rubini e 18.000 alternanze ora, con una riserva di carica di 46 ore e protezione antishock sul bilanciere. Sul mio polso da 18, nonostante il diametro di soli 35 mm, risulta portabile. Il dial scuro di solito non aiuta, ma gli indici bianchi così sfacciati e sovradimensionati lo fanno apparire più visibile, amplificando la presenza al polso. Di solito amo indossarlo con un nato nero che ne esalta lo stile fresco e giovanile, ma nell'abbinamento con un cinturino in pelle rivela un aspetto gradevolmente elegante e anticonformale. Lo trovo estremamente grazioso e me ne sono innamorato a prima vista. Uno di quei segnatempo che difficilmente abbandonerà la mia collezione. Amici, io come sempre vi ringrazio di avermi seguito fin qui, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale e soprattutto a lasciare un commento. Ascoltare le vostre opinioni mi dà spunto per altri argomenti che potrei trattare nei miei video. Ed è un modo piacevole per ampliare la nostra conoscenza sull'orologeria russa e non solo.
La condivisione delle informazioni che ognuno di noi riesce a reperire è non solo interessante, ma ci aiuta negli eventuali acquisti consapevoli in questo affascinante quanto intricato mondo dell'orologeria vintage. Vi do appuntamento a martedì prossimo con un nuovo video e intanto un abbraccio e ciao a tutti.